Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer elettronica vintage. Oggi ci occupiamo ancora del Commodore PC10 perché manca l'hard disk. È un computer che mi è stato venduto senza l'hard disk, il modello non ce l'aveva, infatti ha due floppy da 360 KB. Trovare un hard disk originale risulta abbastanza oneroso e complicato, quindi ho deciso di installare questa schedina XT CF Lite. Sapete che a me piacciono i computer originali, quindi di base io avrei scelto un bel hard disk originale con i suoni, quelli belli corposi di un hard disk meccanico che danno una bella soddisfazione. Un'altra motivazione che mi spingono a installare questa schedina, a parte il prezzo abbastanza modesto, è il fatto che al posto dell'hard disk ha uno slot per compact flash, quindi si può acquistare una compact flash, installarla sulla schedina, che poi verrà montata all'interno del computer su uno slot ISA a 8 bit, e questa scheda diventerà come fosse l'hard disk del computer. Per quanto riguarda la compact flash, una volta che l'abbiamo inizializzata, gli abbiamo installato sul sistema operativo e tutto quanto, risulterà compatibile con i computer moderni. Quindi se voi avete a disposizione un computer moderno con lettore di compact flash, potete anche andare a prendere i file dalla scheda, mettergliene su di nuovi, eccetera. Quindi avere, diciamo, un passaggio di comunicazione di dati, di software, di programmi, di giochi da un computer moderno in cui potete scaricarli anche da internet i programmi a il computer vintage. Come vi avevo già parlato all'interno del mio blog www.valoroso.it, non è l'unico modo per trasferire file da un computer moderno a un computer vintage. Ho utilizzato in altre occasioni Fastlinks, che consente tramite porta seriale di collegare un computer moderno a un computer vintage, però occorre installare un file all'interno dell'hard disk del computer vintage, quindi innanzitutto deve esserci un hard disk, in secondo luogo bisogna anche poterci tirare dentro il file per trasferire dentro il file, quindi risulta tutto un po' un cane che si morde la coda. Un altro motivo per cui optare per la XT-CF Lite come scheda al posto di un hard disk meccanico potrebbe essere quella che l'hard disk non sempre ha un connettore standard IDE. Ci sono ad esempio dei computer, tra cui l'IBM PS2 modello 30, che hanno dei connettori proprietari in cui all'interno del connettore passa sia dati che alimentazione, e non è quindi come la classica interfaccia IDE che ha il connettore a 40 polli e in più l'alimentazione separata. Trovare hard disk del genere risulta sempre più complicato. Quindi una scheda del genere, se avete degli slot ISA, può fare a caso vostro. Dove trovare questa schedina XT-CF Lite? La potete trovare su eBay, ad esempio dal venditore Retrobit 4004. Procediamo quindi con l'installazione della XT-CF Lite all'interno del Commodore PC10. Vediamo quale compact flash scegliere, vediamo se ci saranno dei problemi, e ci saranno dei problemi, quindi come risolverli, perché l'installazione non è proprio facile. E infine andiamo a installare l'MS-DOS versione 2.11 che era corredo con il computer. Ho già aperto il case del computer, posizionato il monitor qui di fianco, così possiamo andare a installare la schedina XT-CF Lite all'interno di questo slot libero. Questo slot, una volta c'era una scheda video, l'ho rimossa e adesso c'è uno spazio libero. Come vedete sono tutti connettori ISA a 8 bit e quindi compatibili con lo slot della XT-CF Lite. Insieme alla schedina, che quindi emula l'hard disk, ci sono anche due supporti. Questi supporti poi verranno avvitati sulla scheda e servono per tenerla all'interno degli appositi slot. Ce n'è uno nero e uno color marroncino, quindi sceglierò quello marroncino perché più mi ricorda il colore del computer, anche che dietro insomma non si nota, si potrebbe utilizzare tranquillamente quello nero. Quindi la prima cosa sarà quella di avvitare in questo modo il supporto sulla scheda, in modo che poi la compact flash si possa inserire all'interno dell'opportuno alloggiamento.
Ok, ora la schedina risulta completa. Vediamo se funziona l'inserimento della flash card. Sì, direi che è tutto completamente a posto. Allora, prima di inserire la scheda all'interno del computer, bisogna notare che ci sono delle impostazioni da effettuare sui dip switch. Io non le farò perché, come indicato sul manuale della scheda, questa è già configurata per avere un indirizzo della memoria del BIOS CA00H che non dovrebbe andare in conflitto con nessun'altra scheda all'interno del computer, perché altri address potrebbero andare in conflitto con, non so, la scheda video piuttosto che altre schede che eventualmente ci possono essere. E inoltre un indirizzo per quanto riguarda l'input-output dei 300 e sempre esadecimale, ed è l'indirizzo base per l'hard disk primario. Anche in questo caso dovete stare attenti che non abbiate magari altri hard disk all'interno del computer. Io non ho niente, non ho nessun hard disk e per questo tutte le operazioni che andiamo a effettuare sono relativamente alla scheda con l'indirizzo base di input-output 300 esadecimale e l'indirizzo del BIOS XTIDE ACA00H. La inseriamo all'interno dello slot ISA 8 bit libero. Deve calzare perfettamente sia avanti che dietro. Prima di schiacciare bisogna verificare che siano proprio dentro completamente i vari contatti della scheda. A questo punto possiamo premere verso il basso per inserirla completamente all'interno dello slot ISA. Quindi possiamo andare ad avvitare il supporto. Ve l'avevo già detto, ho messo anche una schedina di test all'interno del mio Commodore PC10 perché a volte si blocca l'accensione, quindi sto cercando di capire piano piano come risolvere questo problema. Dovesse capitare, basta spegnerlo, riaccenderlo e riparte. La scheda adesso è installata, vi faccio vedere posteriormente come si presenta e come inserire quindi la compact flash. Ecco qua, a parte posteriore del computer, adesso si può notare la fessura. Vedete, ho scelto proprio il supportino di color beige, marroncino, perché almeno si adatta un po' allo stile del computer. La compact flash non si può inserire in tutti e due i versi, c'è un verso in cui inserirla, che è questo qua, e una volta infilata, all'interno tutti i connettori sono completamente infilati. Vedete adesso che provo a sfilarla, esternamente provo a sfilarla, internamente si rimostra il pettine dei connettori. Ma adesso ovviamente non interessa tenerla dentro perché dobbiamo fare l'installazione del sistema operativo. La scelta delle compact flash non è un'operazione casuale. Innanzitutto bisogna sceglierne una di dimensioni compatibili con gli hard disk d'epoca. Ad esempio su questo computer andrò a installare MS-DOS versione 2 che supporta hard disk di 32 MB. In teoria dovevano essere 16, però chissà per quale motivo questo qua della Commodore arriva anche a 32 MB. Quindi ho comprato delle schedine da 32 MB, ce n'ho anche da 64 e una da 128 per eventuali altre prove. Ne ho comprate un po' perché mi dicevano che non tutte le schedine sono compatibili, quindi potrebbe anche essere che una non funziona. E come vi anticipavo prima, non basta soltanto formattarla per poi andare a installare sopra il sistema operativo, in realtà bisognerà fare delle altre operazioni che andiamo a vedere. XT-CF Lite versione 4 installata all'interno del computer e con la sua schedina compact flash da 32 MB già alloggiata all'interno del connettore. Inseriamo il dischetto del sistema operativo MS-DOS versione 2.11, ovviamente un dischetto da 5 pollici e un quarto, all'interno del drive A. E poi la sequenza corretta, che ogni tanto me la ricordate perché io non sempre me la ricordo, è prima accendo il monitor, dopodiché accendo il computer. Il conteggio di RAM eccede i 256 KB perché, come avevo mostrato nello scorso video, ho fatto l'espansione e anche lì ci sono stati un po' di momenti di tensione per riuscire a farla. Adesso questo è il BIOS XTIDE, gli ho detto di partire dal floppy A premendo il tasto A sulla tastiera perché ancora non abbiamo configurato l'hard disk.
l'hard disk inteso come compact flash. Ok, questo è un MS-DOS in inglese, quindi devo configurare la tastiera italiana, che è IT. Così tranquillamente posso mettere 2 punti, punto e virgola, tutto quello che voglio, in maniera senza stare a inventarmi dove stanno i tasti con le tastiere inglesi. Un passettino indietro per i più pignoli. Qua davanti c'è la spia dell'hard disk con il suo connettore. Purtroppo è un connettore a 3 poli, qua ce ne sono soltanto 2, quindi si infila un pochino male per vedere la spia lampeggiare. Ecco, lo so, voi adesso mi direte ma tu attacchi i connettori col computer acceso, e avete anche ragione, non si fa. Questa cosa che ho appena fatto voi non la dovete fare, voi spegnete bene il computer e poi attaccate tutti i connettori. Ok, ovviamente LED è spento, sia quello interno che questo qui esterno, che poi rappresentano l'attività dell'hard disk quando ci sarà un'operazione di lettura e di scrittura. Prima di andare a configurare la compact flash, quindi utilizzando gli utility fdisk, utilizzando il comando format e trasferire il sistema operativo, la prima cosa che bisogna fare in assoluto è andare a cancellare il master boot record della compact flash, perché sono schede usate, possono essere state formattate da altri sistemi operativi, oppure magari contengono dei dati che non sono, diciamo, interpretabili da questo computer. La prima cosa che fa il computer quando si accende è andare proprio a leggere il contenuto del must boot record e eseguirlo, perché è proprio un codice. Ogni tanto si possono anche annidare dei virus all'interno del master boot record, quindi lo andiamo a cancellare. Ci sono diverse opzioni per cancellarlo: inserire la compact flash all'interno di un computer moderno, utilizzare delle apposite utility, però potreste non avere un computer moderno con la porta per le compact flash. Oppure si può utilizzare il comando fdisk /mbr, ma nel mio caso non lo posso utilizzare perché la versione dell'MS-DOS è la 2.11 e invece fdisk /mbr è un'opzione che c'è dal MS-DOS 5 in avanti. Quindi ho trovato per fortuna un'operazione che si può fare direttamente in assembler. E poi sul mio sito www.valoroso.it, nell'articolo a corredo di questo video, vi digiterò esattamente quelli che sono i comandi. Adesso comunque li vedete sul monitor. Ecco, attenzione, io sto eseguendo questa operazione, non ho all'interno del computer nessun altro hard disk, niente di niente. Se voi andate a eseguire questa operazione con un computer in cui c'è dentro l'hard disk, attenzione, perché magari poi andate a inizializzare quello dell'hard disk e non questo qua che dobbiamo fare. Una volta che avete cancellato l'MBR, il master boot record del vostro hard disk, potete scordarvi di recuperare dati che avete all'interno, dovete per forza rifare tutta la formattazione eccetera, perché perde anche la tabella delle partizioni, quindi non si ricorda più che cosa c'è dentro. Mi raccomando, solo schedina con la compact flash, nessun'altra memoria di archiviazione di massa. Andiamo a eseguire questo codice. Quindi in primo luogo debug, scritto debug, che è un comando DOS, c'è in tutti i DOS, e diciamo abilita la possibilità di scrivere in assembler. Ecco, qua c'è la righettina qua in basso che indica che siamo all'interno del comando debug. Andiamo ora a digitare il programmino che serve per impostare a 0 tutti i 512 byte che compongono il master boot record. Quindi F, CS, 2 punti, 1000, 120000. Ecco, occhio a non confondere le L con gli 1 perché possono sembrare simili. Comunque all'interno del mio sito www.valoroso.it vi indicherò esattamente cosa scrivere. La parte iniziale dell'address può cambiare, però quella dopo i 2 punti, che è 100, 102, 104 eccetera, quello rimane diciamo uguale a quello che vedete al monitor dove ho digitato io i comandi. Ora scrivo G uguale a 100 per eseguirlo. Invio, vediamo un po' se la lucina che si trova qua lampeggia. Sì, qualcosa ha fatto. Quindi ha avuto accesso alla compact flash, il LED attività
ha lampeggiato un secondino, quindi io mi aspetto che adesso la Compact Flash dovrebbe avere il master boot record, cioè la parte iniziale, il record iniziale, i primi byte della Compact Flash siano tutti a 0. Andiamo a verificarlo. C'è un altro programmino da digitare per verificarlo. Ecco, una volta che avete magari creato una Compact Flash fatta bene, a quel punto sì che potete cercare su internet se esistono dei programmi già compilati che vi fanno questo lavoro, e li mettete sulla Compact Flash tramite un computer moderno, e a quel punto se volete copiarli su dischetti eccetera per creare altre Compact Flash non dovete stare tutte le volte a digitare questa cosa qui. Ora ci troviamo sempre all'interno del debug di MS-DOS, quindi facciamo A80. Ok, programmino a posto, G uguale 80 per andare ad eseguire questa parte di codice. Ok, qualcosa ha fatto. Allora, lui cosa dovrebbe aver fatto? Dovrebbe aver preso il master boot record della Compact Flash e lo deve aver copiato in RAM. Ora andiamo a vedere il contenuto della RAM di 0100 01FF. Sì, sono tutti a 0. D 0200 02FF per andare a vedere anche gli altri byte. Perfetto, ora il contenuto del master boot record della Compact Flash è completamente azzerato. Possiamo procedere con il resto dei comandi. Allora, per uscire dal debug premo Q. Andiamo a impostare la partizione, quindi utilizziamo il comando fdisk. Ovviamente mi comincia a dire che il master boot record, che qua lui chiama boot sector dell'hard disk, non è ancora stato definito e quindi per prima cosa lo andrà a creare, e che è una cosa positiva perché noi abbiamo impostato tutto a 0, lui invece va a scrivergli sopra il software corretto che il computer deve eseguire appena acceso. Perfetto, ora andiamo a creare una partizione MS-DOS. Comando 3. Vuoi utilizzare tutto lo spazio disponibile? Sì, perché ci sono 496 cilindri, quindi premo Yes. Quindi abbiamo creato la partizione numero 1, tipo DOS, parte dal cilindro 0 e finisce al cilindro 495 per un totale di 496 cilindri. Allora la scheda di memoria è da 32 MB, quindi poi mi aspetto di avere intorno ai 30 MB di hard disk, 32 MB. Ora, dobbiamo metterla attiva perché una partizione attiva, quindi con stato A attivo, è quella che poi si può avviare, altrimenti il computer non si avvia da quella partizione. Quindi 2 cambia lo stato della partizione, indica il numero della partizione da settare come attiva, 1. Ok, quindi la partizione 1 adesso è in stato attivo. Ritorniamo al DOS e lui vorrà riavviare il computer. Quindi mi dice inserire il dischetto e premere un tasto. Ora, dopo il reset, in realtà, quando viene fuori il BIOS XTIDE, dovremmo dirgli di andare ad avviare da dischetto, perché altrimenti lui tenta di avviare da hard disk e nell'hard disk non c'è niente. Ok, infatti, adesso sta partendo ancora dal dischetto. Tastiera italiana. Perfetto. Fdisk fatto, quindi la partizione C in teoria dovrebbe già esistere. Esiste infatti. Torniamo sul disco A e lo formattiamo. Formattiamo la C trasferendo il sistema operativo. Io l'ho formato perché così almeno imposta bene tutti i settori, trova quelli difettosi nel caso, però in teoria potreste fare anche soltanto sys C2 punti, ma io faccio invece format C2 punti /S, che serve appunto per formattare l'hard disk e trasferire il sistema operativo. Non trasferisce tutto il sistema operativo, trasferisce soltanto i file di sistema, poi gli altri li andiamo a copiare noi a mano. Vuoi veramente formattare l'hard disk? Cioè, attenzione, erano cose che una volta ti facevano rabbrividire quando sentivi queste domande. Sì, comunque yes. E premi qualsiasi tasto. Ora, la formattazione può richiedere
un bel po' di tempo. Non si vede, ma il LED sta un attimino lampeggiando, sta lampeggiando in maniera molto, molto delicata. Si vede poco, però lampeggia. Vi ho tagliato un po' della lunghezza di questa formattazione, ma sta veramente portando via un sacco di tempo. Cioè 32 megabyte, non stiamo parlando di 76 tera di roba da formattare, è 30 mega. Te lo formatto io a mano se vuoi. Faccio prima dormire, mi svegliate voi quando finisce. Ecco, un peccato è che non si sente il rumore dell'hard disk. Quello mentre formattava sarebbe stato più carino. Avevo fatto un ASMR, se andate a cercarlo nel canale lo trovate, sull'IBM PS2 modello 30. Era veramente un bel suono la formattazione dell'hard disk. Oh! Formattazione completata era anche ora e ha anche trasferito il sistema operativo. Quindi noi andiamo in cima, sicuramente non troviamo file. Ha messo pure il command, quindi qualcosina c'è. Andiamo a copiare l'autoexec e il config. Poi creiamo la cartella DOS nella C. Vediamo le cartelle, ve lo ricordate? Il comando prompt $p $g, così vediamo il percorso completo. Quindi cd DOS e andiamo a copiarci tutti gli altri file. E beh, ci ricopierà ancora il command, l'autoexec e il config, ma chi se ne frega. Infatti, se proprio vogliamo essere precisi, poi ce li cancelliamo a mano questi 3 file che stanno nella C e non in C2.2/DOS. Ecco, a me piace mettere i file del sistema operativo all'interno di una cartella specifica, non tutto così a caso nella C. Poi era il DOS 2.11, quanti file avete? 300? Allora, del command.com, del config, del autoexec.bat. Io sto cancellando dalla cartella C2.2/DOS, ma perché ce l'abbiamo nella C. Secondo me possiamo fare la prova, cioè leviamo via il dischetto, il sistema operativo è stato trasferito. Ci saranno sicuramente degli errori nell'autoexec.bat perché gli abbiamo cambiato la cartella del DOS, poi magari andiamo a editarlo, però prima io vorrei vedere se parte questo sistema operativo. Cosa dite? Riavviamo il computer? Ok, ora non premo niente, quindi deve partire dalla C, per piacere. Sì, sta partendo! Pieno di errori, ma chi se ne frega, non è un problema. Allora, mi dice mancante ansi.sys. E vabbè, ma perché lo va a cercare in C e invece io voglio che lui lo trovi in C2.2/DOS. Quindi cominciamo a sistemare i percorsi. Così questo viene letto da qualsiasi... la Cabe. Vabbè, cd DOS. Cabe it, perché così... No, sono troppo emozionato perché è partito, quindi ho sbagliato pure a digitare. Cabe it, che ho la tastiera italiana. Pat c $.DOS. Poi andiamo nella C. Siamo proprio sicuri che essere in C2.2/? Sì. Edlin config.sys per editare il config. Siamo all'interno del comando Edlin, ovviamente era bellissimo. Per fortuna che poi sono arrivati degli editor un attimino più user friendly, perché questi qua erano veramente da fuori di testa. Cioè vedere con la L l'elenco delle righe che ci sono presenti all'interno del file. Quindi andiamo a modificare la riga 1, la devo riscrivere tutta. Device uguale. Vediamo se qua si riesce a mettere il percorso.
Se non lo fa, dovremo mettere il file all'interno proprio della C. Vediamo, e per uscire e salvare. Perfetto, riavviamo e vediamo almeno se il primo errore dell'ANSI l'abbiamo risolto. Deve partire da C. Sì, l'errore è sparito. Perfetto. Ora andiamo a editare l'autoexec.bat per renderlo insomma un pochino più utile. Prima di tutto carichiamo la tastiera italiana, poi ritorniamo indietro nella C, esatto, Edlin autoexec.bat. Ah, giusto, perché Edlin sta nel percorso DOS. Era quello che dovevo mettere all'interno dell'autoexec. Ce la facciamo? Allora, var date e time. Ok, cambiamole tutte. Quindi 1 ecof, così non fa vedere mentre digita i comandi successivi. 2 prompt $P $G, che poi è per vedere C2 punti barra, il percorso completo al prompt dei comandi. 3 tastiera italiana Cabe it. No, perché poi si arrabbia. Quindi 3, perché non la trova in C, no? La trova in DOS, quindi ritorniamo sulla riga 3, pat C 2 punti barra DOS. Così qualsiasi file che non trova nella cartella corrente lo va a cercare in DOS. 4 kbt e 5, no, perché no, insert 5 eco www.valoroso.it, che è il mio blog. Ci facciamo un po' di pubblicità. 6 niente, quindi control break, torniamo indietro, lista. Quindi eco off, non mostrare quei comandi che vado a digitare successivamente. Il prompt dei comandi col percorso completo. Se non trovi un file all'interno della cartella corrente, che quando il computer è C, lo vai a cercare in DOS, a questo punto IT per la tastiera italiana non la troverà in C e quindi andrà a cercarla in DOS, e poi scrive la mia pubblicità www.valoroso.it e per salvare. Ok, adesso possiamo riavviare e vediamo se il computer parte veramente. Ok, non premo niente, quindi parte dalla C. Visto che fa vedere www.valoroso.it vuol dire che ha già eseguito tutto il resto dei comandi. Infatti si vede il percorso completo nel prompt, e a questo punto se io digito un comando a caso dell'ms-DOS lo va anche a cercare nella cartella DOS, pur essendo noi in C. Quindi che comando possiamo fare? gvbasic per entrare nel basic? Esatto, siamo nel basic, che vuol dire che lo va a cercare nella cartella del DOS. Perfetto, abbiamo installato il sistema operativo MS-DOS versione 2.11 sull'hard disk, che poi in realtà è una compact flash, tramite la schedina XTCF Lite di Retrobit 4004. Ce l'abbiamo fatta. Ora, una cosa carina che possiamo fare è togliere la compact flash da questo computer e portarla in un computer moderno che abbia l'adattatore per le compact flash e vedere se riusciamo a trasferire dei file. Ad esempio, potremo provare a metterci dentro il Norton Commander, che è molto carino, ve lo ricordate? Avevo fatto un video breve con il Norton Commander. E poi magari il Checkit, quel programmino che serviva per verificare la velocità dei processori. Se vi ricordate, avevo fatto anche il video con le velocità dei processori vintage comparate a quelli moderni, e verifichiamo qual è la velocità di questo computer. Eccola qui, compact flash, 32 MB. Andiamo a metterla in computer moderno.
Il computer moderno ovviamente deve essere provvisto di lettore di compact flash. In questo caso il mio computer ha il sistema operativo Windows 10, il lettore di compact flash l'ho installato interno, ma ci sono anche lettori esterni che si collegano alla porta USB del computer. Anche questo interno è collegato all'USB, però una USB interna anziché quella esterna. Inseriamo la scheda di memoria, si è acceso il LED e adesso ci spostiamo sullo schermo del computer per vedere i file interni alla compact flash. Vediamo direttamente la compact flash qui nell'esplorare risorse di Windows 10. Come facciamo a riconoscerla? Beh, nel mio caso è molto semplice perché io tutti i drive li chiamo col mio nome. Quello senza il mio nome è quello che abbiamo formattato prima, quindi l'unità USB-G e la compact flash. Non vediamo i file di sistema perché evidentemente Windows non è configurato per vederli, ma vediamo i file che sono normalmente visibili, quelli con l'attributo di file normale senza che sia nascosto e senza che sia di sistema. Questi sono i file che abbiamo copiato dal dischetto da 5 pollici e un quarto all'interno del computer. Però se vogliamo possiamo anche andare a vedere gli elementi di sistema, quindi qua su visualizza andiamo sulle opzioni di visualizzazione e cerchiamo tra le varie mostra, dov'è che si trova? Mostra, nascondi, eccolo qua, qua c'è scritto nascondi i file protetti di sistema consigliato. Noi lo togliamo perché ce ne freghiamo dei vostri consigli. Applica, ok, e poi mostriamo qua gli elementi nascosti e miracolosamente vediamo tutti gli elementi che dovevamo vedere, quindi i file di sistema, IO, MS-DOS, config, command e autoexec. Poi ci sono i due back, quindi backup, perché quando noi abbiamo fatto le modifiche con Edlin, evidentemente oltre ad aver salvato il file ha salvato anche dei backup. Questa cartella qui è una cartella che crea Windows 10, quindi sicuramente non è stata creata con il DOS quando abbiamo lavorato precedentemente con il computer Commodore PC10. Evidentemente è stata creata adesso dal mio sistema operativo nuovo Windows 10 perché insomma Windows ha voglia di fare le cartelle per niente. Vabbè. Ora facciamo una prima prova. Innanzitutto copiamo dei file che mi sono già preparato qui in quest'altra cartella, il checkit come dicevo, che serve per visualizzare la velocità del computer e paragonarla agli altri. Se andate a rivedervi il video che avevo fatto trovate le velocità dei vari computer. Avevo fatto anche una tabella sul mio blog, quindi andatevi a vedere quella che è molto carina e la paragoniamo con quella. E poi il Norton Commander, quindi prima cosa selezioniamo queste due cartelle di file e le copiamo all'interno della compact flash. Io faccio CTRL-C, CTRL-V, però potete fare copia e incolla col tasto destro del mouse come più preferite. D'altro canto però noi possiamo anche fare l'opposto, quindi andare a copiare dei file che erano già presenti all'interno della compact flash e metterli nella cartella di questo computer. Quindi adesso mi trovo con la cartella DOS che si trova sia nella compact flash e sia nella cartella che mi ero preparato Commodore. Invece le altre due le ho spostate. Mi sono reso conto che non ho fatto CTRL-C, CTRL-V, devo aver fatto CTRL-X, CTRL-V, ma poco male. Al limite ce le facciamo ritornare indietro, quindi checkit NC, Norton Commander, copia, quindi CTRL-C, stavolta premo. Voi non mi vedete, ma ho premuto CTRL-C e mo CTRL-V all'interno della cartella del mio computer. Quindi computer, troviamo tutte e tre le cartelle. Compact Flash troviamo tutte e tre le cartelle più questa di Windows che ha creato che non doveva creare. Io al momento la lascerei, poi se vediamo che crea problemi, che non si avvia il computer Commodore la cancelliamo. Possiamo anche aprire i file, ad esempio l'autoexec.bat che abbiamo modificato prima con Edlin, possiamo anche provare a vederne il contenuto, eccolo qua, e vediamo quello esattamente che avevo digitato prima. Ok, ora abbiamo la nostra compact flash con dentro dei programmi che sono stati scaricati da internet, li avevate in altri supporti, avete deciso di metterli sulla compact flash e quindi sono caricabili dal nostro computer vintage.
Prima di inserire la compact flash all'interno del Commodore PC10 e vedere se siamo riusciti a trasferire il file, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Non sono solo su YouTube, sono anche su Instagram, su TikTok, su Facebook, e ricordatevi il blog www.valoroso.it, dove andrò a indicare bene tutti i comandi che abbiamo digitato prima sul Commodore, nonché tutti i passaggi che stiamo effettuando adesso per arrivare a installare correttamente questa XTCF Lite. Ovviamente il computer è spento, inserita male, ok, adesso è corretta, possiamo verificare all'interno, in effetti tutti i contatti sono entrati correttamente. In questo caso ci è voluto il doppio tentativo perché non aveva dato il ready, il segnale di ready, si vede dalla schedina dentro con tutti i LED e i display che lampeggiano così a caso. E questo è il problema di cui intanto vi parlo e fino adesso ancora non sono riuscito a risolverlo. Non che ci abbia sbattuto più di tanto la testa, però un chip già ho provato a cambiarlo e non è cambiato nulla. Allora facciamo avviare dall'hard disk, quindi hard disk C che è già impostato. Ok, si è avviato, quindi quella cartella in più che ha creato Windows 10 a questo computer non interessa. E sinceramente non la vediamo nemmeno, magari è nascosta. Chissà. Vediamo le due cartelle che ho copiato dall'altro computer, quindi NC che è Norton Commander e Checkit che è per controllarlo. Un po' di zoom allo schermo e li avviamo. Eccolo qua, Norton Commander funziona, bellissimo, ve lo ricordate? Con questo si poteva navigare all'interno dell'hard disk. Eccola qua la cartella che ha creato l'altro computer. Vediamo se riusciamo a cancellarla. Quindi F8. Vuoi cancellare questa cartella? Ah, sicuramente sì. Ah, non può, perché non è vuota. E vabbè, pensavo che la potessi svuotare direttamente te. Andiamo ancora a cancellare ogni singolo file. Sempre F8, F8, torniamo indietro. F8. Se c'erano 300 file cosa devo fare? Uno per uno? Beh, intanto la cartella è stata cancellata. Quindi abbiamo la cartella DOS che avevamo creato prima noi con all'interno tutti i file dell'MS-DOS. Dopodiché la cartella Checkit, la cartella NC del Norton Commander che abbiamo creato col computer, quello moderno, nonché tutti i file. Io penso che i back, quindi i backup, li possiamo anche cancellare, quindi F8, era proprio comodo il Norton Commander, e config.back. Ovviamente non andiamo a cancellare il punto .sys e il punto .bat, da back a bat cambia una lettera ma fa tutta la differenza del mondo. Ok, andiamo ad avviare Checkit, così vediamo la velocità di questo computer. Quale potrebbe essere? Checkit.exe, eccolo qua. Vai! Adesso sta facendo un po' la scansione del computer per vedere cosa c'è e che cosa non c'è. Se andiamo su Benchmarks abbiamo il primo che è Main System, che è quello che avevamo utilizzato anche l'altra volta, ed lo avviamo adesso per vedere le velocità del computer. Dopo, se volete, come vi dicevo, le andate a paragonare con quelle che avevo già fatto con gli altri computer. In ogni caso lui ci darà, secondo me, già un'idea di quanto è veloce questo computer. 344 Drystons e 6,6 kg Whetstones. Sempre in quel video in cui poi avevo anche scritto l'articolo a corredo, spiegavo cosa sono sia i Drystone che Whetstones. Sono due barrette, non è una sola. Il primo è IBM PCXT e la seconda è corrente. IBM PCXT è corrente. Quindi vediamo che è esattamente equivalente. Questo computer vale esattamente quanto un IBM PCXT. Ma secondo me, se andiamo indietro e vediamo le performance dell'hard disk, qui avremo delle belle sorprese, credo. Perché, insomma, una compact flash non ha una testina meccanica che si deve spostare tra i vari settori per cercare. Lì, una volta hai dato l'address.
Ok, come velocità di trasferimento dati vediamo che siamo 2,88 volte più alti rispetto a un PC XT, quindi un ottimo risultato. Invece questi sono tempi, quindi si parla di millisecondi, più è lungo il tempo più è lento il computer, e in questo caso l'hard disk, più è corto il tempo più è veloce. Vediamo che il nostro computer è veramente velocissimo perché ha un tempo di ricerca di media e di traccia che è molto basso rispetto a quello che è un IBM PC XT. Quindi è un hard disk veramente velocissimo rispetto a quello meccanico originale. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video ricco di contenuti. Abbiamo visto perché installare un XTCF Lite al posto di un hard disk, come installarla, come cancellare il master boot record della scheda Compact Flash, come installare l'MS-DOS, come prendere questa Compact Flash, metterla all'interno di un computer moderno, tirar fuori i file del computer vintage e mettere dentro degli altri file per far sì che possa eseguire dei programmi che magari non avete su dischetto. Quindi abbiamo fatto una panoramica veramente a 360 gradi di quello che è l'utilità di questa scheda di interfaccia moderna, che ovviamente non funziona solo con il Commodore PC10 ma funziona anche con tutti gli altri computer vintage che abbiano una porta ISA a 8 bit, anche 16 bit, ma voi usate soltanto i primi a 8, diciamo i primi 8 bit, gli altri rimangono vuoti. Mi auguro che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e l'avete reputato utile, ricordatevi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!